Buongiorno a tutti. Oggi smonteremo lo specchietto retrovisore di questa Fiat 500 del 2016. Per farlo ci basteranno davvero pochi attrezzi, ci basteranno un paio di leve di plastica come queste, più che un cacciavetino a taglio, più che altro perché le leve in plastica evitano di rovinare le plastiche e la vernice. Ci servirà una brugola da 5, un pochino di shampoo, un sapone qualsiasi per aiutare a far scivolare le cose, e una ventosina per il vetro, una ventosina così. Io ho questa qua, ma qualunque ventosina può andare più che bene. Allora, per cominciare io consiglio di chiudere leggermente lo specchietto. In questo modo riusciamo a levare il coperchietto delle viti, che è questo qui. Facendo così, in questo modo, riusciamo a infilare la leva in un punto diciamo nascosto qua sotto, tac, così, in un punto nascosto che non, anche se dovessimo diciamo segnare lievemente, rimarrebbe nascosto. E questo è il coperchietto. Una volta scastrato a questi due incastri vengono in su così e si presenta in questo modo. Ora abbiamo due viti a brugola da rimuovere. Una e questa è la seconda, e due. Fatto questo, lo specchietto è già molto mobile e praticamente è già levato. Abbiamo questo connettorino qui, che è quello dello specchietto. Per levarlo basta premere questa linguetta e tirare, semplicissimo. A questo punto non ci resta che questa qui è una spugnetta che impedisce all'acqua di entrare. Non ci resta che infilare magari il connettorino se ci dà fastidio e piegare leggermente verso l'auto lo specchietto e farlo uscire in questo modo. Ecco qui, così si presenta lo specchietto da dietro. Questa spugnetta. Perché piegarlo leggermente? Perché non so se si vede nel video, ma ha questo dentino. Piegandolo in questo modo lui si scastra dal suo alloggiamento qui. Ecco qua. In questo modo lo specchietto è smontato. Ora, perché la ventosina? Perché se avessimo bisogno di smontare anche il vetro, in questo caso no, ma se avessimo rotto il vetro, la ventosina ci fa molto comodo. Perché io bagno lievemente il vetro e ci attacco la mia ventosina. In questo modo il vetro è saldo. Ora, questa operazione sarebbe meglio farla a specchietto ancora montato, perché rimane più fermo diciamo, però si può fare anche così. Ora, con questa ventosina qua noi abbiamo il vetro ben fermo. Con una leva di queste qui larghe consiglio, perché quella più larga è e più fa, diciamo, evita di venare il vetro.
Così applichiamo un pochino di forza perché il vetro è incastrato. Tac. Questo tac è perfettamente normale perché sono a incastri, quindi facendo tac si aprono gli incastri e il nostro vetro, diciamo, è praticamente libero di uscire. 1, 2 incastri, ce n'è ancora uno basso, ecco qua, e il nostro vetro è rimosso. Bisogna solo staccare questi 2 connettorini qui e sostituire il vetro. Voilà. Importante usare una leva larga piuttosto che una più stretta, proprio perché distribuisce più la forza sullo specchio ed evita di rovinarlo. A questo punto ci verrebbe anche più facile smontare la calotta dello specchietto, perché queste qui che vediamo qua, 1, 2, 3 e 4, sono le linguette che tengono la calotta. Quindi in questo momento, facendo un pochino di pressione, allargando le linguette, la calotta tac, esce fuori dalla sua sede. Così. Anche qui, se ci vogliamo aiutare nello smontaggio con una levetta, possiamo. 2, ecco qua. Non spaventatevi troppo di questi rumori sinistri, sono solo gli incastri che devono saltare via. Io consiglio sempre di levare prima il vetro e poi la calotta. Perché? Perché levando il vetro, come vi ho fatto vedere prima, abbiamo accesso a tutti gli incastri della calotta. Non levando il vetro si potrebbe fare infilando le leve qui sul lato, ma si rischia davvero di rompere poi questi incastri della calotta. E voilà. Perfetto. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella. Grazie e alla prossima.